Sto imparando a difendere me stessa, ma ogni volta che ci provo, poi mi sento aggressiva. E mi chiedo, sono stata troppo dura? O forse ho esagerato, chissà che cosa pensano di me adesso, magari pensano che io sia una persona difficile con la quale non si può parlare, quindi non si apriranno più con me, quindi rimarrò da sola per il resto della mia vita. Entro in questo vortice, tutto per il fatto che volevo semplicemente difendere me stessa. C'è questo confine sottile tra difendere se stessi, proteggere i propri spazi e sembrare aggressivi, scontrosi e forse anche semplicemente cattivi. Secondo me io non ho ancora capito bene dove stia questo limite per me, dove stia la linea. Credo che il mio problema fondamentale nella paura di esprimermi sia derivante dal fatto che ho paura che le persone capiscano male quello che intendo, ma anche di essere percepita male. Magari anche tu ti trovi nella stessa situazione dove un collega fa sempre quei commenti passivo-aggressivi e magari non vuoi dire niente perché magari ti prendono per esagerato. Oppure hai quell'amica che ti chiede sempre mille favori, vorresti dire di no, vorresti dire basta. Il Veneto è venuto fuori, basta. Però poi ti senti magari egoista perché dici, ho tempo libero perché non la sto aiutando. Oppure magari ti capita con i tuoi genitori che ti dicono qualcosa che ti ferisce e tu ingoi perché hai paura di sembrare ingrato. O semplicemente di non essere compreso. O per essere preso per una persona che fa le sceneggiate. La verità è che ci hanno insegnato che bisogna essere educati, zitti, in silenzio, non bisogna rispondere. Però questo ogni volta mi spinge a riempirmi di stress, di rabbia, di nervoso, che poi prima o poi sicuramente esplode. E non esplode mai nel modo migliore. Il problema è com'è che capisci se stai difendendo i tuoi spazi o se sei semplicemente aggressivo. Cioè a volte non capisco se mi sto incazzando per nulla o se c'è un effettivo fondamento e è giusto che io mi ribelli in qualche modo. Sicuramente una delle cose che ho imparato è parlare un po' più con calma quando sono alterata, perché mi permette di capire se sono effettivamente arrabbiata per qualcosa che sta succedendo, per un buon motivo, ed è giusto che io mi difenda, o se semplicemente sto buttando tutto all'aria perché mi stanno girando le palle in quel momento. Ed è da troppo tempo che sono zitta. Sicuramente è importante cercare sempre di capire l'altra parte, capire dove sta l'altra persona con la testa, perché nel momento in cui si litiga è facile pensare, ah, l'altra persona è stupida, non capisce, la loro idea è sbagliata, non capisce, è stupida, lo sto facendo apposta. Le persone dall'altra parte in realtà hanno le loro motivazioni. Possiamo pensare che siano sbagliate e stupide, però hanno le loro motivazioni. È giusto cercare di capire cosa ci stia dietro a una richiesta di aiuto di un'amica, a un collega passivo-aggressivo. È giusto cercare di capire cosa ci stia dietro per poi riuscire ad affrontare la conversazione, perché l'idea non è quella di vincere la lotta, ma è quella di avere una discussione con la persona. Secondo me comincia ad essere aggressività quando da una discussione per arrivare a una soluzione insieme all'altra persona si arriva a pensare sei tu che sbagli, sei tu che hai torto, sei tu il problema. E quando mi ritrovo a fare questo ragionamento nella mia testa, magari in quel momento sono un po' alterata, mi è difficile fermarmi perché parto. Però cerco di capire se sono effettivamente nella conversazione per risolvere o se semplicemente sto dando sfogo alla mia rabbia di quel momento e voglio semplicemente che l'altra persona abbia torto. Lì comincia ad essere aggressività. Per esempio, se un amico ti cancella all'ultimo momento, ci sta a dire mi dispiace, è una cosa che mi ferisce, preferirei la prossima volta essere informato prima o comunque non vorrei che succedesse di nuovo. Sicuramente un modo per sembrare aggressivi è dire fai sempre così, non si può mai contare su di te, mettere giù il telefono. Quella non è una discussione per confrontarsi, per risolvere. L'obiettivo in quel momento è fare in modo che quella situazione non si ripeta un'altra volta. Poi possiamo parlare della situazione in cui più volte hai detto vorrei che non succedesse più, vorrei che non succedesse più, vorrei che non succedesse più e continua ripetutamente ad accadere.
oppure l'altra persona continua a non portare rispetto. Secondo me in quei casi un vaffanmammata non lo si può negare, ci sta, fa bene proprio, fa bene anche all'anima, fa bene all'anima. Poi possiamo essere buoni quanto vuoi, però dicono che se ci tieni troppo, spesso esplodi. O se continui ad ingoiare il rospo, ingoi e poi esplodi. In quel caso non è che sei cattiva, sei esausta. È come se ti facessero tanti piccoli taglietti e prima o poi si lacera, si lacera. È fondamentale cercare di mettere i confini prima. E io faccio schifo a mettere confini, ne sono certa. Però sto cercando pian piano di mettere questi confini e mi rendo conto, adesso che li sto mettendo, che certe persone magari erano troppo abituate a vedermi senza confini e non si rendono conto e si arrabbiano e non capiscono. È frustrante vedere come certe persone veramente si approfittano di te. Forse perché l'hanno sempre fatto con altre persone, quindi si aspettano che si possa fare anche con te. E magari gliel'hai permesso anche per un po' di tempo. Quante volte sul lavoro hai accettato cose con il sorriso perché è il tuo capo, come fai a dire di no? Non puoi non portare rispetto. Ma il rispetto nei tuoi confronti? Il rispetto che gli altri devono portare verso di te? Il rispetto che il capo deve portare verso di te in quanto impiegato? Spesso ci dimentichiamo che anche gli altri devono portare rispetto a noi, non solo noi verso gli altri. E ci facciamo piccoli piccoli perché abbiamo paura di intralciare qualcuno. E la nostra strada? Perché non ci facciamo problemi se qualcuno intralcia la nostra strada? Ed è normale che se continui ad avere questa situazione dove le persone ti camminano sopra, prima o poi sei esausto e diventi aggressivo. Perché non ne puoi più. Perché finalmente ti devi difendere, però ci sono talmente tante cose arretrate che devi portare fuori che semplicemente sembri aggressivo. Ormai ti prendono per pazzo perché tiri fuori cose che non avevi mai detto prima. Quindi, 3 cose che sto cercando di fare. La prima è quella di parlare prima di essere esausta. Sia inizio spiegando bene quali sono i miei confini, i miei paletti, sia nel momento in cui una cosa accade, non dire, ma sì, è una cosa piccola. Farlo notare. Non è aggressivo dire, ah, che ridere la battuta, però magari basta, dai, è una cosa che a me dà un po' fastidio, se poi la prossima volta, ok, a posto. Piuttosto che incazzarti dopo la 10ª battuta e dire, basta, eh. Una cosa che ho imparato e che magari è difficile sulla quale lavorare, perché magari ti costringe a ragionare in maniera diversa o anche semplicemente a fermarti un secondo e riflettere su quello che stai dicendo, è parla di te stesso, non parlare dell'altra persona. Per esempio, non dire tu non mi rispetti, piuttosto di quando questo succede io non mi sento rispettata. Ha tutto un altro tipo di energia, già più calmo e soprattutto è meno accusatorio nei confronti della persona. E che cosa si fa quando qualcuno ti accusa di qualcosa? O ti difendi e quindi entri in una difensiva e metti un muro perché ti devi difendere, oppure diventi aggressivo a tua volta e sicuramente non si arriva a una conclusione. Terzo, e se sei un people pleaser, tosta. Accetta che gli altri possano infastidirsi. Tu puoi essere la persona più dolce di questo mondo, ma qualcuno potrà sempre incazzarsi con te. Ma non è colpa tua. Cioè, il tuo compito è quello di proteggere te stesso, non di fare in modo che l'altra persona stia bene in tutti i modi, tutte le situazioni possibili, anche camminando sopra di te. La verità è che ci sto ancora tanto lavorando. Mi capita ancora troppo spesso di tenermi tutto dentro, alla fine esplodere e poi sentirmi in colpa. Voglio imparare a difendere me stessa, a mettere dei confini con gentilezza. Voglio smettere di scusarmi per tutto quello che faccio e tutto quello che voglio. Mi piace vederlo molto come un mi sto prendendo cura di me stessa. È una cosa che un po' mi aiuta, un po' a pensare il fatto che non c'è nessun altro là fuori che si prende cura di me. Ok, ho una famiglia, ho degli amici, ma non è la stessa cosa. Sta praticamente diventando un viaggio verso prendermi cura di me stessa alla fine.
tutti questi video sono video su prendermi cura di me stessa. E forse mi è utile dato che continuo a pensare di non essere mai abbastanza, di non fare mai abbastanza. Come ho detto in questo video. Ciao.